Benvenuti a questo nuovo video. Oggi parlerò di un circuito elettropneumatico, in particolare un circuito con comando a ciclo continuo, ciclo singolo, di un cilindro a semplice effetto. Vado a prendere i componenti. Eccolo qua, cilindro a semplice effetto. Qual è la problematica di comandare un cilindro a semplice effetto? Che se voglio che il cilindro vada avanti e poi torna indietro, quindi a più, a meno, non c'ho il comando per a meno. Quindi devo fare in modo che la mia equazione dei movimenti subisca una... devo modificarla. In quale modo? Se non fosse un cilindro a semplice effetto, ma a doppio effetto, i movimenti sarebbero dovuti a questa combinazione. Quando premo lo start e mi trovo sul fine corsa 0, otterrei A più. Quando il cilindro è completamente fuoriuscito e arriva a toccare, quindi a switchare a 1, avrei a meno. Ecco, il problema è che io non ho il comando a meno, perché il comando è a molla. Quindi come si fa a risolvere questo problema? L'ho scritto qui. Vado a negare sia a 1 che a meno. A 1 negato, se nego a meno, l'opposto di a meno è a più. Quindi mi ritrovo con due equazioni, start a 0 mi dà più e a 1 negato mi dà a più. Quindi vado ad unire le due equazioni, mi trovo start end a 0 end a 1 negato, tutto assieme mi dà a più. Questo deve essere poi realizzato con un circuito di autoritenuta dove un comando per il set di A0 e il comando di reset è del fine corsa A1. Quali altre valvole mi servono? Ovviamente mi serve una valvola di distribuzione per fare in modo che il cilindro vada avanti e poi possa tornare indietro. Al posto di avere una valvola 5-2 bistabile, posso prendere una valvola 3-2 monostabile, ma ovviamente comandata da, eccola qua, come elettrovalvola. Eccola qui. Qui metto il mio scarico come sempre per evitare che poi vengano fuori messaggi, ci sono connessioni aperte. Sul connettore 1 devo portare la mia pressione dall'impianto e qui andiamo a vedere la mia valvola. La sua proprietà mi dice, vedete che è pilotata, posso anche togliere il pilotaggio, mentre questo di sopra sarebbe il comando manuale. Togliamo anche il comando manuale. Abbiamo una valvola semplicissima. Mettiamo l'etichetta alla nostra elettrovalvola monostabile. Questo è per ottenere il comando A+. A questo punto ho realizzato il mio circuito di potenza formato dal pistone e dalla elettrovalvola di distribuzione. Adesso devo passare al circuito di comando elettrico, quindi vado a cercare i componenti elettrici nella mia biblioteca. 24 volt, 0 volt e cominciamo a realizzare l'impianto. Se voglio ciclo continuo o ciclo singolo, mi servono due pulsanti per l'avvio e uno per l'automatico e uno per bloccarlo. Quindi vado sui componenti, prendo uno e prendo un altro che mi servirà per il ciclo semiautomatico, anzi per adesso lo tolgo perché voglio metterlo in seguito, e prendo un contatto normalmente chiuso. Per quale motivo? Perché andremo a realizzarci, essendo due segnali istantanei, sia lo start che lo stop, io voglio invece che il mio start da segnale istantaneo mi diventi un segnale continuo. Per fare questo devo per forza realizzarmi un'autoritenuta che è fondamentale in elettropneumatica perché serve a memorizzare segnali, è in pratica una memoria.
eccolo qui. Clicco sopra per il senso della didattica, scrivo start perché altrimenti lo so solo io. Qui vado a scrivere che questo è il mio segnale che deve fermarmi il ciclo, stop. E questo qua è il mio relè. Relè, nella simbologia elettropneumatica, possiamo usare le ultime lettere dell'alfabeto X, Y, Z, W e così via. Io uso il contatto X, uso la lettera X, l'etichetta X e vado a prendere un contatto aperto generico, quindi non è un pulsante, non un interruttore, è semplicemente un contatto alimentato sempre a 24 volt, metto al suo posto. Faccio così perché altrimenti poi mi dice che le connessioni non sono corrette. Funziona lo stesso, ma mi danno fastidio, mi dà fastidio che mi dia dei messaggi. Ecco, quello che abbiamo fatto è un circuito di autoritenuta. Ovviamente devo indicare la sua label X. Cosa succede? Se adesso mando in run, andiamo a testare il circuito di autoritenuta. Questo è un segnale istantaneo perché lo premo e poi il segnale viene eliminato perché il pulsante ritorna indietro. Attraverso questa linea, visto che il pulsante di stop ha usato un contatto normalmente chiuso, mi attiva, mi eccita il fine corsa, il relè X. Il relè X, che ha i suoi contatti aperti e chiusi, ogni volta che il relè è eccitato, tutti i contatti che sono aperti vengono, come conseguenza dell'eccitazione, chiusi, e tutti i contatti chiusi, sempre per lo stesso motivo, vengono aperti. Quindi, avendo posto in questo ramo in OR con lo start il contatto del relè, ho messo un contatto aperto, adesso che il relè X è eccitato, il contatto si è chiuso. E quindi anche se manca il segnale di start, attraverso questa linea il relè continua ad essere eccitato, attivato. Per questo si chiama autoritenuta, perché si autoritiene. Per eliminare il segnale continuo devo ovviamente premere il segnale di stop che si trova sotto lo start e impedisce all'autoritenuta di continuare ad alimentare il relè. Eccolo qua. Così abbiamo visto anche velocemente un circuito di autoritenuta. Per eliminare segnali bloccanti devo fare in modo che A0 e A1 devono essere anch'essi in autoritenuta, quindi prendo un contatto aperto, un contatto chiuso, però mi sono dimenticato una cosa fondamentale in questo pianto, quello di mettere il righello dei fine corsa A0, A0, dai, bravo, 0. Non capisco perché non sempre il tastierino numerico mi funziona. A1, adesso sono a posto. Questi due vado a mettergli l'etichetta perché diventeranno perché nella biblioteca non ho il simboletto del fine corsa, prendo un contatto generico, poi se gli scrivo A0 in automatico me lo trasforma in un fine corsa. A0 e A1. Facciamo così. Start è A0 e A1 chiuso, per questo ho preso 1 come contatto chiuso. Che poi A0 sia chiuso ha poca importanza perché meccanicamente è chiuso, però il contatto noi dobbiamo mettere quello aperto. A0 e A1 cosa devono farmi? Mi devono comandare un altro relè che è diverso da X ovviamente. Chiamiamo Y e poi mi serve un contatto del relè che mi servirà per mantenere il segnale istantaneo di A0 in segnale continuo almeno fino a quando
fino a quando il cilindro in uscita non incontra A1. Ok, adesso devo fare in modo che si potrebbe fare anche in altro modo, ma dal momento che stiamo facendo qualche cosa che sia didattico, che poi magari se se siamo degli insegnanti andiamo a spiegare ai nostri studenti, più facile è, meglio è per loro. Avrei potuto continuare il circuito partendo unendo una parte sotto Y, ma lasciamo stare. Y che dipende da questa combinazione, insieme a che cosa? Insieme a x, bisogna collegarlo, adesso all'uscita di y bisogna che vada ad attivarmi quello che è la mia elettrovalvola, cioè questo qua A+. Quindi vado a prendere il mio componente, colleghiamo così, e qui gli devo dire che lui è A+, questa elettrovalvola è A+, altrimenti non va ad associarla a questa elettrovalvola qua. Vediamo se tutto funziona. Ecco, vedete che già a 0 ho già premuto, quindi mi dà il segnale Y chiuso, questo l'ho chiuso. Adesso tutto dipende dallo start. Quando premo lo start si eccita X, questo si chiude, anche se tolgo il dito dallo start, la linea continua ad essere azionato, continua ad essere eccitato da questa linea, e il cilindro va avanti e indietro, perché fino a quando non tocca a 1 il contatto X è chiuso, fino a quando non tocca 1 il contatto Y si chiude. Quando tocca 1 il contatto Y si apre e così toglie l'alimentazione ad A+, e gli permette attraverso la molla di tornare indietro. Lo fermo un attimo. Discorso del circuito del comando semi-automatico. Vado a prendermi un mio pulsantino, lo metto qua, poi vediamo perché, lo collego qui e qui, sempre per scrivo CS, ciclo singolo. Cosa succede? Andiamo a vedere, che è più facile da vedere che da spiegare o descrivere. Quindi attraverso lo start lui esegue le sue sequenze, stop. Se invece voglio un solo ciclo, lui parte dalla combinazione a 0 e a 1, che adesso è già attivo. Se premo il pulsante CS, mi esegue un solo ciclo e poi si ferma perché passa solo attraverso questa linea. Questa è la maniera più semplice, rapida, per inserire un segnale CS sul ciclo singolo sul nostro schema. Abbiamo visto così come realizzare uno schema elettropneumatico per il comando del nostro cilindro a semplice effetto mediante un'autoritenuta con i due fine corsa. E ripetiamo questo passaggio perché è importante. Start è a 0, danno il consenso ad A+. Il fine corsa a 1 dà il consenso ad A-. Ma non essendoci la possibilità di avere A-, sia perché il cilindro non ha l'ingresso per il rientro del pistone, sia perché l'elettrovalvola non ha la bobina per A-, ovviamente non potrebbe averlo, e cosa dobbiamo fare? Possiamo negare A1 negato e neghiamo anche A-. Ovviamente A- negato diventa A+, e così mi ritrovo ad avere A+ nella prima riga ed A+ nella seconda riga. Vado ad unire le due equazioni, start è a 0
AND A1 negato mi dà A+. Come dicevo all'inizio, A0 e A1 devono essere collegati in autoritenuta, in modo che il segnale istantaneo diventi continuo, dove A0 è un fine corsa aperto, un contatto aperto del fine corsa, e A1 è un contatto chiuso perché è negato. Grazie per la visione di questo video, se vi è piaciuto ricordatevi di mettergli un like e arrivederci al prossimo video.